L'anno scorso avevo terminato il mio video chiedendo dove ci saremmo rivisti il prossimo anno. Sono ancora in Italia, purtroppo l'incubo Covid non è ancora finito, anche se adesso con i vaccini sembra che finalmente abbiamo trovato una via d'uscita. Però, come dicevo, sono ancora in Italia perché uscire dai confini non è per niente facile. Non è un problema, l'Italia è bellissima, ho ancora un po' di posti da vedere. Per esempio adesso sono in Sicilia e mi appresto a fare la Magna Via Francigena, un percorso che da Palermo mi porterà fino all'Agrigento, quindi fare un coast to coast della Sicilia da nord a sud. Mano a mano poi che vado avanti nel percorso vi spiegherò come procede. Nel frattempo mi gusto i primi panorami. La Magna Via Francigena è sempre stata un'importante arteria di comunicazione tra il nord e il sud della Sicilia, tra Palermo ed Agrigento, ed era utilizzata dai Romani già nel II secolo a.C. Poi, in età medievale e per un lungo periodo, venne proprio chiamata con questo nome. La distanza totale è di 187 km, suddivisi in 9 tappe, con un dislivello in salita totale di 5.911 metri. Che vi garantisco sono belli tosti. Sono partito da appena 2 km, 3 km e sono già immerso nel nulla più nulla, proprio già in mezzo alla natura. Non ci sono tante segnalazioni, direi anche poche, però diciamo che adesso sono sicuro che mi aspetta una bella salita. La prima di una lunga serie. Devo entrare in quel bosco. Beh, qui è un vero spettacolo. Sembra di camminare in un giardino. Mi domando se sto andando veramente giusto perché il sentiero o quello che è passa proprio tra i campi e io vado sulla fiducia. Guardate un po'. Dovrebbe essere di qua. Sì, adesso sì. Si rivede un sentiero.
Ok, sono quasi al termine della prima giornata di cammino. Ho già fatto 21 km, ma mi aspetta la chicca finale. Infatti per raggiungere Corleone, devo fare quella salita, ultima salita, là. Sono all'incirca 3 o 4 km. Insomma, ci sarà ancora da divertirsi per un po'. La salita di ieri a Corleone mi ha veramente spezzato. Infatti gli ultimi 4 km ripidi, sotto veramente un sole forte, mi hanno soprattutto disidratato. Infatti non ho neanche riprese dell'arrivo perché mi sono fiondato subito al bed and breakfast a farmi una doccia e reidratarmi. Oggi devo andare a Prizzi, sono 20 km un po' meno rispetto a ieri, sono le 7 del mattino e quindi fa un po' più fresco. E magari adesso che sto lasciando Corleone riesco anche a fare qualche ripresa. È inutile negare che la fama di Corleone sia legata alla famiglia mafiosa della saga dei film americani Il Padrino. In realtà la famiglia Corleone non esiste ed è pura funzione cinematografica, anche se la realtà è stata molto più dolorosa, perché la mafia siciliana nel dopoguerra è stata legata proprio all'escalation di capiomafia corleonesi. Adesso però è considerata la città simbolo della lotta alla mafia e le sue bellezze paesaggistiche e culturali, anche chiamata la città delle 100 chiese, sono finalmente tornate ad essere il vero motivo di importanza del paese. Adesso il percorso dovrebbe passare da qua. Boh, vediamo un po'. Come spesso cita Camilleri, tante zone in Sicilia sono dette terra mallitta, cioè terre maledette, dove crescono solo arbusti e praticamente è impossibile coltivare qualcosa. Per questo motivo è molto diffuso l'allevamento del bestiame allo stato brado e la zona di Prizzi ne è proprio un classico esempio. Era grosso,
Allora, là sul cima c'è Prizzi e io devo spararmi l'ultima salita di 3,5 km. Naturalmente è l'1 del pomeriggio e fa un caldo bestiale. Cioè, non ci credo. Devo proprio guardare qua. Porca vacca. È anche profondo. Soprattutto qua si affonda. Sono quasi arrivato. Anche oggi caldo e salita, però dai, ci sono quasi a Prizzi. Tosta anche questa, però veramente spettacolare anche oggi. Dai, è andata oggi. Andata, per modo di dire, devo arrivare lassù. E questo è Prizzi. Il primo mattino sono le 6:15 e sto partendo per la terza tappa verso Castronovo di Sicilia. Sono ben 24 km. Ma quanto è bello qua, tutto fiorito, non c'è nessuno. Questo sì che è una bella camminata. Sì, adesso dico così comunque perché non sono ancora stanco. Voglio vedere fra un paio d'ore. Comunque, gustiamocela. Allora, è mezzogiorno e quindi è arrivato l'ora di mangiare qualcosa. Naturalmente devo trovare un giusto rapporto tra proteine e carboidrati per la camminata, perché non si scherza, noi camminatori professionisti non scherziamo. Infatti, cosa c'è di meglio che degli ottimi arancini? Buon appetito! Che buono! Ecco, la prima parte della camminata di questa stamattina è andata molto bene perché ero in discesa. Adesso però dopo 5 km inizia la salita che mi riporterà all'altezza di Prizzi, quindi a 900 metri, naturalmente al stesso livello di altezza del paese. C'è un po' d'ombra, però inizia a far caldo. Eccola qua la mia bella salitella che mi aspetta. Beh dai, direi che va bene. La salita non è affatto ripida e soprattutto sto camminando ai margini del bosco e quindi sono in ombra.
Naturalmente non c'è nessuno. La riserva del Monte Carcaci è un'importante area naturalistica perché rappresenta, con i suoi boschi e le aree umide, un polmone verde in questa zona della Sicilia. La Magna Via Francigena l'attraversa per intero, fino ad arrivare a Castronovo di Sicilia, un paese alla base dell'altopiano del Cassar, un luogo spettacolare dove sono stati ritrovati importanti resti archeologici risalenti all'era bizantina. E anche a Castronovo praticamente sono arrivato. Questa volta è stata più semplice rispetto alle tappe precedenti, ci sono stati anche qua tanti saliscendi, ma diciamo che tanto mi riprendo a camminare, stavo dicendo, però ci sono stati anche tanti boschi e ombra, quindi è andata decisamente meglio. Bene, bene, andiamo a vedere Castronovo. Ero piuttosto preoccupato perché a 3 giorni che ero in Sicilia e ancora non ho mangiato nessun cannolo, ma finalmente a Castronuovo sono riuscito a compiere la missione. Spettacolare. Ok, in partenza da Castronuovo di Sicilia in direzione Camarata. Oggi è la tappa più corta, sono solo 13 km, per fortuna, perché ho bisogno anche un po' di riprendere le forze dopo queste 3 prime tappe. Bene, fa frescolino ancora e quindi si può procedere bene. Devo solo trovare l'uscita dal paese. Si capisce perché ci sono i segni della Via Francigena. Qua sono tutti oliveti, non sono ancora pronte le olive, però è una continua piantagione di oliveti, è una zona proprio protetta. Le grotte che stiamo vedendo fanno parte della necropoli di Capelvenere, un preistorico insediamento umano che si pensa sia risalente al popolo sicano, VI secolo a.C. Le grotte furono scavate inizialmente per la disposizione delle sepolture e riusate nel corso dei secoli anche a fini abitativi. Al loro interno sono stati trovati dei segni geroglifici che simboleggiavano la terra, l'aria e il fuoco. In fondo alla grotta più grande c'è un invaso con una fonte d'acqua, dove germoglia una rara felce nera, la Capelvenere, da cui le grotte prendono il nome.
quest'ora della giornata si vede ben poco di Cammarata, dove sono quasi arrivato praticamente. È stata una tappa corta, perché alla fine sono stati solo 14 km, ma la salita finale è stata veramente impegnativa e arrivare a mezzogiorno con più di 30 gradi non è stato uno scherzo neanche oggi. Adesso però ho tutto il pomeriggio per riposarmi e magari andare a cercare qualche altro cannolo. L'avevo detto che l'avrei trovato, bellissimo. Bene, oggi lascio Cammarata San Giovanni Gemini per dirigermi verso Sutera. Sono 20 km di camminata con tanti alti e bassi, ma l'arrivo dovrebbe essere spettacolare. Anche la partenza comunque non scherza. Confermo, anche oggi è una giornata spettacolare, se non mi ammazzo. La partenza è stata un po' così e così, ma adesso sono in panorami ancora una volta bellissimi. Che altro dire? Quella che si vede in lontananza è la montagna di San Paolino, una gigantesca roccia monolitica gessosa, alta circa 820 metri, e alla sua base si trova Sutera, il borgo medievale verso cui mi sto dirigendo. Sono ormai arrivato a Sutera, soltanto che non solo non ci sono delle belle luci per fare le riprese, ma rischio addirittura di prendere l'acqua. Porca miseria, che giornata! Vabbè, comunque la camminata è stata eccezionale. Il nome Sutera ha probabilmente origini greco-bizantine, perché significa salvatore. Infatti, in cima alla montagna di San Paolino era edificato un castello, che poi è stato sostituito da un santuario, dove la gente poteva avvistare gli invasori, prima arabi e poi normanni, e soprattutto, in caso di bisogno, poteva trovare rifugio. Infatti, come avevo previsto, sta piovendo. Peccato perché guardate che spettacolo che c'ho davanti. Beh, anche così non è male comunque.
La tappa odierna mi porterà da Sutera fino al paese di Grotte ed è anche quella più lunga. Adesso rispetto a ieri il tempo è decisamente migliore, quindi mi sa che arriverò anche col caldo. Però guardate da dove parto. La bellissima zona che sto attraversando fa parte della riserva naturale del Monte Conca, un'area protetta dal 1995. Le rocce gessose che caratterizzano il suo territorio sono molto solubili all'acqua e questo ha permesso la formazione di un imponente sistema di grotte sotterraneo. Naturalmente non le ho potute visitare, però ho avuto la possibilità di camminare nei diversi ambienti della riserva, quali aree palustri, aree di calanchi e corsi d'acqua. E ho anche cercato di avvistare la rarissima aquila del Bonelli, però l'unica cosa che sono riuscito a vedere volare è stato il mio drone. Quello è il torrente che ho guardato prima. Mi hanno appena detto che più avanti ci sono dei cani pastori in libertà, quindi di fare parecchia attenzione. Poi però hanno visto che ho i bastoncini da trekking, quindi fanno no, beh allora puoi andare. Sì, sono molto tranquillo, grazie. Tanto mi sa che a farmi fuori sarà questa salita più che i cani pastore. Ok, direi che sono arrivato in cima al passo. Non tanto lungo ma bello ripido. E per quanto riguarda i cani, effettivamente ho trovato un pastore maremmano, ma era all'ombra, quando mi ha visto passare mi ha fatto il segno, fa vai pure che non ci vuole con questo caldo di seguirti, di rincorrerti. E lo capisco. Adesso è quasi tutta discesa fino a Racalmuto e Grotte. Vai! Beh, ci voleva oggi. Bene, sto lasciando Grotte e mi sto dirigendo per la successiva tappa, cioè a Joppolo Giancaxio, spero di averlo detto bene. Sono all'incirca 20 km, quindi più o meno come ieri, soltanto che adesso si inizia a scendere di quota. Infatti, mentre prima camminavo tra i 600 e gli 800 metri, oggi terminerò a 200 metri. Quindi penso che i panorami cambieranno un po', diventeranno più aridi e comunque sono certo che la temperatura farà molto più caldo. Va bene, però sono quasi arrivato, infatti questa è la penultima tappa. Domani, se tutto va bene, arrivo ad Agrigento.
Infatti questo è quello che dicevo, molto più arido e sarà più difficile trovare adesso dei campi fioriti o verdi, almeno verdi. Certo che bisogna c'è di avere un drone se poi intanto il cammino mi porta ad altezze addirittura superiori. Infatti quella rocca che si intravede è quella che ho ripreso in volo. Vabbè, da qua si vede anche il mare, o almeno in lontananza, non so con la ripresa quanto renda. Già, ormai si vede che avvicinandosi alla costa aumentano gli insediamenti umani. Uno dei principali centri abitati che si incontrano lungo la Magna Via Francigena è quello di Aragona, sorto nel 1600 sotto il dominio spagnolo. Infatti il suo nome è dovuto proprio all'importante casata della madre del fondatore, Don Baldassare III Naselli, e che si chiamava per l'appunto Donna Beatrice Aragona. Quasi arrivato, allora ci vuole la granita all'arancia. Puntato di veloce. Lassù in cima c'è Ioppolo Giancazio. Dai, sono quasi arrivato. Come avevo detto è veramente qua tutto molto molto arido. Ah, a proposito, ve l'avevo mai detto che mi piacciono i cannoli siciliani? Ma anche il pane cunzato e la pasta alle sarde. Sì, le montagne sono finite, però comunque io continuo a salire. Va bene. L'importante è che i panorami sono sempre belli da vedersi. Via, via. 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 Questi sono gli incontri un po' meno piacevoli che si hanno lungo la Magna Via Francigena. Però è sufficiente far vedere che si ha un sasso, prendere un sasso in mano e far finta di tirarglielo, che come avete potuto vedere se ne stanno belli tranquilli, che hanno un po' paura.
Anche se la paura ce l'ha il sottoscritto, mica loro. Sono arrivato al sentiero che porta su ad Agrigento. Purtroppo è molto sporco, nel senso che ci sono un sacco di erbacce e si fatica parecchio a salire. Adesso vi faccio vedere. Non c'è il sole, stranamente, ma chissà se poi viene fuori per l'ultimo pezzo per farmi soffrire. Intanto vedete un po' come si va qua. Fortunatamente qua è migliorata, decisamente migliorata. Direi proprio che sembra sia arrivato ad Agrigento. Ebbene sì, quella che ho ripreso prima era la cattedrale di Agrigento, cioè la fine della della Magna Via Francigena. Ce l'ho fatta! 160 km per attraversare dal nord al sud la Sicilia. Non so se l'ho già detto durante il percorso che è stato tutto spettacolare, molto molto bello. Beh, anche adesso fino all'ultimo metro lo devo confermare. È stata tosta. Sono state camminate molto lunghe, con sentieri certe volte difficili da affrontare, caldo e salite, ma ne valsa veramente, veramente la pena. Grande Magna Via Francigena, dai! Si attesta che Michele Sanna ha percorso almeno 100 km lungo le vie frangigene di Sicilia, a piedi, in bicicletta o a cavallo, per pellegrinaggio o viandanza, per amore di Dio e della Madonna dell'Idria, o di se stesso, ripercorrendo strade, sentieri e tracciere di antichissima memoria, verso i porti di imbarco per l'Oriente e l'Occidente, nel rispetto delle fedi, delle tradizioni e delle bellezze incontaminate della terra di Sicilia. Complimenti. La data è il 5 06 2021 Agrigento. Questo è per lei. Missione compiuta. Adesso ho bisogno di un mezzo e di un pilota affidabile per tornare a casa. Ecco, dovrei averlo trovato.